Ehi, tu che stai guardando? Non vorrei mica rischiare di perderti qualche sessione. Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina, mi raccomando. Il mio unico compito è quello di accompagnare coloro che vengono scelti dal maestro nell'Underdark. Il maestro sarebbe? Il maestro Oberon. Facciamo così, ragazzi. Io tiro la leva. Quindi, master, io tiro la leva. Sì. Praticamente sulla superficie della porta appare questa praticamente specie di grosso quadro di orologio, le cui lancette iniziano ad andare in senso antorario sempre più velocemente, finché a un certo punto entrambe non si fermano sul 12 e questo muro invisibile che si spacca come se si rompesse uno specchio. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. L'oscurità è sempre più attanagliante, vedete diverse luci blu in lontananza che frecciano, prendono proprio alcune volte le forme dei mattoni, come se ci fosse un'energia che vive all'interno di queste mura. Arrivate di fronte a un'enorme apertura, quasi come un arco, con all'interno diversi fuochi magici, stanno danzando questa enorme biblioteca, perché sembra tale, diverse scaffalature, moltissimi libri a terra. E ora che ci fate caso, diversi tomi stanno svolazzando e sentite un vociare continuo in diverse lingue. Riconoscete alcune volte l'elfico, riconoscete il nanico, riconoscete il comune. Guardiamo un attimo dalla porta. Cosa dicono le voci? Stanno tipo parlando troppo velocemente, creano soltanto un brusio delle voci che parlano. Dall'altra parte intravedete quello che è un altro arco, dove subito si gira poi verso sinistra e non riuscite a intravedere se non la roccia scavata. Al centro c'è un piedistallo e diverse carcasse di libri, perché sono stati distrutti e rovinati, accompagnano alcune scaffalature piegate su loro stesse. Sopra il pilastro sembra che ci fosse qualcosa. Fammi un tiro in investigare. Oh, sì, 19. Perfetto, c'era qualcosa probabilmente. E quel qualcosa c'è ancora, ma è sotto. Riesci un attimo a guardare, a studiare un po' il pattern. Riesci a intravedere tra i vari libri che c'è una statua 70-80 cm Ok, una statuetta. di una figura umanoide con le mani di fronte alla bocca così. Batto sulla spalla di Opal, ti indico il pilastro e poi ti faccio cenno con il dito di seguirlo e vedere la statuetta. Dovrebbe andare là sopra. Ok. Per me ha senso. Aspettate. So come tornare indietro, quindi mi faccio avanti esattamente di 9 metri. Lentamente cerco di farlo in punta di piedi in modo furtivo. Stealth. 21. Mangia morte. Quindi in punta di piedi comincio a come fare una sorta di danza e volteggio tra i libri. Io continuo ad andare avanti verso la statuetta in questo modo. Riesci ad arrivare fino alla statuetta. Ogni tanto quando fai muovere per sbaglio qualche piccolo libro o qualcosa, questi si girano, si bloccano, come se qualcosa tirasse la loro attenzione e poi continuano a muoversi.
Però sei stata molto molto silenziosa grazie anche al tiro che hai fatto. Quindi arrivi proprio accanto alla statua. Ok, la sollevo e vado verso, sempre con questi volteggi, cercando di essere più furtiva possibile, a posizionare la statua sul piedistallo. L'appoggi sul piedistallo. I libri si girano tutti verso di te per l'attimo in cui tu fai il rumore in cui ovviamente appoggi la statua. Certo. Un'enorme onda di energia dalla base della statua comincia a seguire tutto il profilo del piedistallo, dopodiché un'enorme barriera, mentre tutti i libri ti stanno per arrivare addosso, si sprigiona dalla statua e si è attivato silence all'interno di tutta la stanza. Tutti Immaginavo. i libri cadono a terra. Io sbuco da dietro la statua e faccio... torno dietro la statua e faccio così. Ok, mi guardo intorno adesso, che cosa c'è attorno a Ci sono noi? tantissimi libri, Ovviamente. una marea, però sono tutti comunque rovinati, tutti un po' distrutti. Ne apri alcuni con delle scritte che ogni tanto si muovono, appaiono. Faccio un cenno agli altri, cioè io mi sovviene di fare ok andiamo, però è... Voi potete parlare proprio di... No, siamo in silence, quindi andiamo in È che Io mi- seguono il flow! Io mi giro, voglio farmi trascinare da questa cosa che gli faccio veramente il gesto tipo... Ma noi possiamo parlare, muoviti! Via, andiamo. Cavolo, che ne so io. Passando la membrana, ovviamente, ogni suono viene completamente cancellato. Andate avanti. Mi fate tutti quanti No. un tiro in percezione. Sono abbonata al 21. Ah no, 17. 17. 23. No! Doug, mentre tutti i tuoi compagni stanno andando avanti, tu ti guardi un po' intorno e vedi un libro posizionato tra alcune carcasse di libri bruciati che emana questa lucina blu che hai visto nei muri. Prendo una pietricina e gliela tiro a Jasper. Mi giro. Allora metto una mano sulla spalla a entrambi loro per farle fermare. E indico la luce blu. Ok, mi avvicino. Ok, tu ti avvicini e vedete tutti quanti questo libro che sta emanando ogni tanto una luce blu. Io, stando attento, un po' con un piede esposto i libri bruciati per vedere meglio. E c'è questo tomo con il simbolo di Mistra sopra. Ma semplice lo prendo, lo apro. C'è una pagina che è illuminata rispetto alle Ok. altre. In pratica è un libro sulla biologia dei mostri dell'Underdark e Ok. quella pagina è illuminata sui vari mostri in grado di dare la caccia ai figli di Mistra o comunque a tutti coloro che erano in grado di utilizzare la magia. E c'è una stanza che è stata creata appositamente per attirare i mostri e a studiarli. Io mi siedo un attimo per terra, gambe incrociate, e mi copio esattamente sul mio taccuino queste parole. Sai che all'interno di quella stanza la magia che viene utilizzata viene incanalata dalla stanza stessa in base a una roccia particolare che viene estratta in queste zone e con una parola adeguata questa energia può essere rilasciata contro un bersaglio. Però bisogna fare attenzione, il mantenimento di questa stanza è importante. Uscite fuori dallo stanzone e arrivate in un corridoio. La via che voi avreste seguito in maniera dritta è completamente bloccata dalle macerie, ma si può girare, anche se diverse parti, diverse rocce vi bloccano la strada per riuscire ad andare anche in maniera dritta, cioè vi dovete comunque muovere tra le rovine, perché a tutti gli effetti ormai il tempo e quello che è accaduto all'interno pian piano ha rovinato il posto. Ok, questi sono appunti del costruttore. Mi preoccupa un po' questa cosa. Non poco. Sì. Sai, allora. mostri che si nutrono di magia, hai detto? Sì. Siamo un po' Beh. magici noi. Se dovessimo Guarda, io- incontrare codeste creature, si va come facevano gli antichi. Come facevano gli antichi? I sacrosanti pugni. Sì, immaginavo. No, c'è una parola, Farle.
Semplicemente gli cerco la mano di Archer, vado avanti così perché tipo coraggio in forma di manina. Quindi continuate a camminare tra le sale del palazzo di Mistra o di quello che ne rimane. Arrivate in un corridoio dopo che vi siete fatti spazio tra le varie rovine. Il percorso quasi obbligato a causa delle parti che sono cadute. Ad un tratto, in un altro corridoio, avete una sensazione come se non troppo lontano ci fosse un'apertura. Non è più così angusto come dove siete stati fino in questo momento, ma siete in un nuovo corridoio con delle finestre che danno verso un salone e ci sono delle fiamme su alcune torce che stanno illuminando la zona. Pian piano che voi state perimetrando, a un certo punto dovete anche girare in maniera forzata. Vedete un poco più avanti un portone che dà sicuramente verso questo enorme salone, e poi in lontananza, oltre questo salone, un corridoio, una porta molto sgangherata, molto grande, ma non è quei portoni da interno come avete visto. Riuscite anche a sentire quasi dei rumori all'esterno e intravedete una luce fioca che penetra all'interno delle fessure nell'enorme portone. Questi rumori, posso riuscire a distinguerli? Sì, tu che sei un druido, sì. Come se qualcosa di naturale fosse oltre la pietra artificiale. Oh, bene. Senti in lontananza, quasi te lo dico, un leggero canto, leggero leggero. Ragazzi, quella è l'uscita. E dopo qualcuno che ci aspetta. Qualcuno o qualcosa? È difficile da dire, un animale può cantare, un umano può cantare, qualsiasi cosa può cantare. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Possiamo, secondo me, entrare finché non mettiamo piede magari nel cerchio, però possiamo entrare nella stanza se c'è spazio. Io faccio proprio 2 passi avanti ad andare al limitare del cerchio. Non tocco il cerchio e cerco di capire che tipo di magia è. Mi dici, Doug, percezione passiva? Sì, 17. Doug, senti uno scricchiolare sopra di te e un odore ferale, animalesco. Ok. Innanzitutto, prima di fare qualsiasi cosa, prima di alzare lo sguardo, aziono parlare con gli animali. Tu guardi pian piano verso l'alto e vedi delle creature appese al soffitto, molto grandi, molto simili a delle aragoste, e hanno diversi tentacoli che si muovono e sembra che stiano guardando, muovendo il loro viso a scatti, e sono nel soffitto che sembra che stiano aspettando qualcosa. Riesci a capire che le loro intenzioni sono di caccia. Niente, ovviamente fermo tutti. E quando lo fai proprio vedi le teste dei mostri che si girano. Come metto la mano così, muovo la mano indicando sopra e mi metto davanti a tutti. Io tiro fuori lentamente la spada e faccio un cenno ad Archer. Voi avete intenzione di cacciarci, di ucciderci. Voi pensate che noi siamo le prede? E nel mentre mi trasformo. Risparmiate, perché noi siamo i predatori. Andatevene via. E mi trasformo in un granchio gigante. L'hai proprio detto tu, o si mangia o si viene mangiati. E boom, loro si fiondano verso di voi e comincia il combattimento. Opal Magister. Opal Magister con un'azione bonus fa partire la Blade Song, quindi inizio a danzare. I miei abiti si infiammano leggermente di queste fiamme viola e anche la lama diventa leggermente luminescente e faccio una piccola piroetta e mi sposto a fianco a Doug e io vado a cazzo durissimo, raga.
Palla di fuoco. 8. Ok, quindi prendono danni completi. Vedo Si troppi prendono 3. bei 21 danni. Mentre sono dietro ad Agnil, avevo già tirato fuori la spada, faccio una piroetta girando la spada su me stessa e i miei abiti e la spada si illuminano di queste fiammelle che non sono fuoco reale, non emanano calore, ma è il mio canto della lama. Penso che Bellissimo. abbiamo già combattuto insieme, quindi Sì. sapevo che stavi per lanciare una magia, quindi io mi sposto, Quindi- ti prendo la mano e ti faccio girare. Bellissimo. E ti metto davanti. E girando con la chela praticamente i vestiti si infiammano, bellissimo. Girando la spada piroetto a fianco ad Agnil e allungo le mani, palla di fuoco puro si scaglia sui due esseri, bruciandoli ovviamente. Vedi che una parte delle fiamme Opal improvvisamente vengono assorbite dal marchio sotto, lo riesci a percepire, emana un attimo un'illuminazione più forte, dopodiché ritorna a essere con l'energia di prima. Mi sposto giusto di un passo e penso che casterò palla di fuoco. Ok. Vai anche tu la piroetta. No, no, Perché no. Io casto in maniera diversa. Raga, ma che simbolo! A lui l'ha fatta la canzone. A lui l'ha Hai visto? fatta. Ok. No, Può ma ha essere- fatto 20 sto pezzo di merda. 2. Ok. Ah no, ok. Per hai fatto 29. Ok. Quindi impugno il mio focus, che è il mio orologio da taschino, e inizio a pronunciare a voce non troppo alta la formula per castare la palla di fuoco. Mantiene comunque sempre un certo comportamento, una certa eleganza. Mentre tiene l'orologio, porta l'altro braccio in avanti. Il suo gilet inizia un po' a muoversi per il calore che si sta generando, e intorno al braccio si generano queste fiamme magiche che sono azzurre, che si concentrano tutte intorno alla sua mano finché non divampano in questa sfera di fuoco che si scaglia al centro dove già aveva castato Opal, e di nuovo deflagrano, stavolta però in un'esplosione di fiamme azzurro-bluastre. E stendite il cerchio che si carica di energia. Dopodiché, Doug. Allora, vedendo ovviamente queste bellissime 2 palle di fuoco che partono, è quello che faccio un bel claw. Voilà. Faccio 16. Li tiro per i dannos. È tutto nuovo per me. Voilà, li ho fatto 6 più 1, penso 7. Sì, 7. Un DC 11. Tiro salvezza per non essere preso. Fatto 11. Sì, sei riuscito. Come ovviamente vedo i ragazzi che iniziano a lanciare, parto con una chela, cerco di prenderlo, mi scappa via e quindi con l'altra chela gli do una bella manganellata con la chela. Tocca ad Archibald. A me. Allora, io casterò Mind Silver. Comunque ho fatto 0. Tanto ti prendi 2 di 6 di danno, che ti fanno 9 danni su quello davanti. Arriva il primo che va verso Archibald e Jasper, si mette al centro e fa 2 attacchi. Siamo arrivati a quel momento, ragazzi. Fa un tiro per colpire? Sì. Silvery Barbs. Ok, quindi ho svantaggio per colpire. Al primo tiro? Sì. Fai tu, sì, al primo perché appena lo noto. Primo è su Archibald che fallisce. 16 ti prendo? Sì, sì. E dopo devo dare vantaggio a una creatura? Non per cattiveria, ma la do a me perché la prossima sono io. Quindi mi Faccio prendo 9 io il vantaggio. danni, Jasper Magister. Allora, la prima creatura si fionda su di voi, sta per colpire Archibald, ma Silvery Barbe crea una sorta di gioco di luci che confonde il mostro. Le chele si trafiggono al terreno accanto ad Archibald. L'altra però, velocissima, colpisce nell'addome Jasper lanciandolo contro il muro. Jasper, tu ti senti avvolto tra i tentacoli del mostro. Si alza a mezz'aria con i tentacoli che cominciano a girare tutti intorno al corpo del nostro povero Jasper. Il mostro si posiziona qui. Ho anche qua 2 attacchi. Io ti ricordo che ho il +2 della lama, del canto della lama, quindi ho 18 di classe armatura. Sì. Ok, il secondo attacco sul crab va, faccio 25.
Oh, ti faccio 13, ok. Il Chul carica verso di voi, si sposta in maniera molto veloce. Una zampa si appoggia ad una delle colonne. Fa fare a Dagnil nella versione crab, dove sentite proprio il rompersi tra le chele del mostro, l'esoscheletro di Doug, che tra le macerie dell'esoscheletro cade Doug, ritornato normale. Dopodiché cerca di dare un colpo a Opal, ma Opal riesce ad abbassarsi in tempo e la chela passa sopra di lei. Tocca di nuovo a voi, Opal Magister. Se me lo consenti, io con l'azione bonus attivo Shadow Blade, quindi la lama, oltre ad essere avvolta da questa luce viola del mio canto della lama, viene avvolta da questa oscurità. Giro la lama e cerco di colpire all'addome. Ok, grazie. Ho fatto 21. Ok. Vado di nuovo di Longsword, però non ho più il vantaggio. E infatti 8. Niente. E faccio 10 danni. Sempre piroettando, un movimento di polso girando la spada e la spada si avvolge di questa oscurità e semplicemente faccio un affondo. Noti che quando fai l'affondo, l'oscurità che proviene dalla tua spada va verso il cerchio di nuovo. Avanti il prossimo, quindi. Io devo fare dei tiri? Un tiro su Costituzione, 13. Perfetto! Top! Sei Topperia paralizzato. Proprio senti il veleno dell'essere che attraverso la sua lingua e gli aculi nascosti nella lingua ti tengono paralizzato e fermo, e ogni tuo muscolo è duro come l'acciaio in questo momento. Quindi l'unica cosa che posso fare è pensare bell'inizio d'avventura. Avanti il prossimo. Ok, perfetto. Allora iniziamo a tirare fuori le unghie. E mi metto ovviamente a quattro zampe. Le mie ossa si slogano, si spezzano per aumentare il pelo, ma ovviamente da una parte c'è la carne, da una parte il pelo invece è proprio insanguinato. La mascella di nuovo che si apre in due. La lingua che rimane a penzoloni e sempre questo unico occhio che rimane sempre in mezzo con tutte le vene pulsanti. Mi ritrasformo in un orso nero. Vado di multi-attacco. Sai, non dimenticare di bersagliarlo. Perfetto. Va buono. I dentini. 11. No. F. Allora, claw. 20. Ok, sì. 7. Appena mi trasformo, ci vado di una morsicata, ma vedo che si scansa dal colpo. Allora alzo la zampa. Proprio nella carapace, nell'addome. Tocca al prossimo, che è il nostro... Sempre io. Archibald. Allora, intanto Misty Step. Grazie, bello. Cheratina e non ci sono più. Me ne vado dietro Jasper e poi cerco di vincolarlo. Faccio, che cazzo si stacca sta roba? Ti do il vantaggio al prossimo tiro per liberarti. Cerco di liberargli almeno le mani per riuscire così a divincolarsi. Tocca a loro, che nel momento in cui tu sei paralizzato l'attacco passa in automatico. Sono 12 danni. Mortacci di Fippo. Dopodiché l'altro bersaglio è il nostro Archibald, che con 11 non riesco a prenderlo. Sì, no, guarda, non mi tocca. Leva! Improvvisamente Nel frattempo tiro. con i argigli sta tenendo Jasper. Con il bacino. Dopodiché cerca continuamente di prendere questo Archibald, che riesce a schivare ogni attacco del mostro. Dopodiché l'altro va sull'orsetto, che fa un attacco. A me fa ridere perché io mi sono immaginato il mostro che ha Jasper in bocca, solo che non riesce a vedere perché ce l'ha davanti. Ti prendo perché faccio 13 danni sull'orsetto. Attacco pure su Opal. Non lo fare. Tu cosa vuoi fare? 24 per colpire, penso di... Vacca boia. 12 danni. Devo tirare per mantenere la concentrazione, ma con vantaggio. Boom! 20. La scena è questa. Entrambi venite afferrati dalle pinze e i bargigli cominciano a intrufolarsi tra di voi, e nel vostro turno dovrete fare il test di costituzione per riuscire a levarvi dalla presa del mostro. Tocca a Opal Magister. Ah, io li attacco? Ma come cazzo ti Devi permetti? fare però prima un test. Oh no, Tentacruel. 13. 13. A Superò. superato. Falli male. 20 in up. Vado di nuovo dei danni. La lama d'ombra. 6 danni ma raddoppiano? Poi 9.
Bello. E riattacco di nuovo. No, non colpisco. Piroetto e nella piroetta colpisco una volta e cerco di colpire la seconda, ma non riesco. Con l'azione bonus poggio una mano a terra perché nel mio cervello tanto sono a ridosso del cerchio. Fairly! Appare improvvisamente al centro un agglomerato di energia che dal cerchio magico cominciano tante piccole sfere a unirsi a una centrale. Vedi che è instabile, però ogni tanto che si riabbassa, poi si rialza e percepite ovviamente tutti quanti voi che siete maghi che è un'energia magica che potresti controllarne la fonte. Volevo andare qua. Ok, quindi è tocco di E allora... 1 ho fatto, 7! Un passo avanti e mi sposto, schivo l'attacco, gli mostro la collana, faccio Jasper! Vediamo se ti riprendi. Aspetta, vero, ti devo selezionare. Perché hai vantaggio? Sì, perché l'ho aiutato io, stai vero, sì, zitto, vero. babbo. C'ho 18. 18. Sì, Per poterlo... infatti io mi libero, attivo la collana, noi due che magicamente ci trasliamo e attivo la sfera. Devi fare un test in arcana con vantaggio. Sì, bello. 7. Scegli un bersaglio. Opal! Oh madonna. Devo scegliere un bersaglio? Sì. È quello accanto a Opal e Arci. Dio mio, siamo morti, tienimi la mano! Tu stai trattenendo la sfera, Jasper. Ok. La lanci contro il mostrone. La sfera però improvvisamente fa questo movimento. Prima va qua, poi gira verso l'orso, dopodiché ritorna addosso al mostrone che appena si impatta contro di lui, l'energia magica che fuoriesce, dopodiché implode il mostro all'interno della sfera, viene completamente distrutto. Fortissimo. Dopo che Jasper ha fatto questa scena incredibile, Doug. tocca a Doug. Vado. Allora, Costituzione 8. Vedete il nostro rossetto che rimane lì fermo, bloccato. Rimane solo il nostro Archibald. Vabbè, allora so cosa fare. Ma mi si sente giusta, raga? Perché io... 20 critici. Porco. Sparisce Jasper davanti a me, riappare Opal, io sto già caricando, quindi c'è questo fumo, questa nebbia densa, verdognola, un po' macera, che si mescia col colore della mia pelle, è come se risalisse all'interno delle vene, per poi riscendere in questi due raggi, di cui uno è come se desse la direzione e l'altro gli si arrotola intorno con diverse scintille che lo vanno a colpire all'interno dell'esoscheletro. Questo si illumina di una luce verdognola e si accascia al suolo. I due mostri sono stati distrutti. Anch'io mi accascio al suolo e stesa a Angelo con la spada in mano che respiro proprio. Io mi abbasso e tramite sempre questo fumo che odora di balsamico, di pulito, quasi ti solletica il naso quando ti sfiora. Senti che le tue membra si stanno riposando, senti che c'è un fresco che ti accarezza le gote arrossate e accaldate e questa cosa un attimo ti rasserena. Questo è stato il vostro benvenuto nell'Underdark e quello che vi aspetta oltre quelle porte lo scopriremo nella prossima sessione. Corro, ho perdifiato il fiatone, ma questo non mi ferma. Continuo ad andare sempre dritto, più lontano possibile da quel posto in cui mi tenevano imprigionata. Non mi fermo, finché non trovo un ostacolo insormontabile davanti a me. Senti un sibilo, una freccia diretta verso di te.